Dottoressa Erika Rossi, medico chirurgo, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo, diabetologia e andrologia. Sì. Buongiorno, benvenuta. Grazie Grazie di essere venuta al mio podcast. Grazie dell'invito. Il podcast Peso le parole è stato ideato principalmente per fare una divulgazione più neutra possibile, al fine di dare possibilità allo spettatore di avere più capacità di orientamento tra le figure inerenti alla salute psicofisica. Come abbiamo condiviso prima, ma lo condivido con tutti gli ospiti che vengono, al momento è abbastanza complesso il mondo dell'informazione. Noi riceviamo principalmente le informazioni dai social e se ne sentono di tutti i colori. Purtroppo abbiamo visto che anche persone molto competenti a volte non hanno una comunicazione efficace e quindi purtroppo quell'informazione preziosa viene trasmessa male, crea sfiducia o peggio disorientamento. Io mi occupo di attività fisica e penso che l'attività fisica è lo strumento di prevenzione per la salute psicofisica forse più bibliografato in assoluto. Però se vai a vedere all'atto pratico non è che le persone ricavano sempre chissà quali benefici quando intraprendono un percorso di attività fisica. Alcuni dei miei colleghi sono paladini assoluti del fatto che salverà il mondo, io lo penso, però all'atto pratico succede non sempre, diciamo. Oggi non solo cercheremo ancora una volta di fare chiarezza sul mondo dell'attività fisica e la salute, ma ti chiederò di tutti quei luoghi comuni e ipotesi che vengono comunicate da professionisti su appunto l'effetto che ha l'attività fisica, ma anche delle cose che riguardano la nutrizione sulla salute ormonale e viceversa. Quindi parleremo di tiroide e metabolismo, di cortisolo e stress e anche di estrogeni e composizione corporea. Ok, va bene, abbiamo 5-6 ore. Cerchiamo di sintetizzare, anche perché questa è una cosa interessante, perché alcune persone che si lamentavano del fatto che la comunicazione è sempre reel, TikTok, 30 secondi e passa solo un delirio o una informazione assoluta che invece ha bisogno di approfondimento, però poi mi dicono però un'ora di podcast Dipende da quanto vuoi approfondire. Giustamente fa presa una cosa veloce, la puoi comunque fruire in qualunque occasione, qualunque sia anche il tuo livello di istruzione e voglia di approfondire, però necessariamente quando fai una cosa così breve stai superficializzando l'informazione e l'errore lo fai da qualche parte, quindi però dipende cosa devi trasmettere. Certe cose le puoi un pochino ridurre all'osso, altre no. Ascolta, da dove parte la tua passione e il tuo background professionale? Allora, io volevo fare nutrizione a un certo punto al liceo. Dovevo decidere se fare quindi dietistica, nutrizione nel senso di biologia oppure medicina. Ho deciso medicina, non mi chiedere perché ho deciso medicina, però fino all'ultimo ho avuto il dubbio se fare endocrinologia o scienze della nutrizione umana, quello che poi viene chiamato diciamo dietologo, medico dietologo. Però ho fatto tirocinio durante durante l'università presso il Centro Casco, che è per la gestione dell'obesità, all'Umberto I a Sapienza di Roma, e lì mi sono innamorata della parte endocrinologica, quindi ho fatto tirocinio 2 anni, sono stata con gli endocrinologi. Comunque quando ho fatto il test di specializzazione, che è una cosa agghiacciante per cui ti devi preparare un anno, altrimenti salti tutto l'anno e stai un anno a spasso, comunque ho messo sia come scelta scuola di endocrinologia che di nutrizione, ma prima endocrinologia. Alla fine mi sono specializzata in endocrinologia a Bari e adesso lavoro a Bari, nel Brindisino, e sono endocrinologa, appunto, come hai detto bene, sono anche diabetologa come primissime interesse e lavoro. Sono obesiologa da sempre perché ho fatto medicina per trattare l'obesità sostanzialmente, e sono anche androloga, quindi faccio un po' tutto. Quindi appunto ci dirai un sacco di cose interessanti in relazione all'attività fisica. Sì, che è sempre stato un mio pallino a priori da medicina, perché purtroppo, lo dico sempre, non abbiamo una formazione in attività fisica. Magari non è la cosa che davvero compete al medico, a meno che non faccia specializzazioni particolari, ma nutrizione e attività fisica non è un focus della laurea, quindi o ti interessi per tuo conto oppure purtroppo non hai le basi, che però da una parte potrebbe farci dire allora demando allo specialista. Sì, che come dicevamo prima è una situazione molto caotica. Per fare una pillola di quello che ci siamo detti privatamente, per non far passare che abbiamo i segreti, il contesto dove ci si trova da personale sanitario, da medico, a consigliare l'attività fisica ma anche la nutrizione a volte è complesso e non sempre si finisce in buone mani.
E ti dico ancora una volta perché secondo me sono due strumenti che fanno parte integrante della vita delle persone in maniera molto intima. Il movimento e il cibo sono grossa parte della nostra vita quotidiana e quindi c'è una grandissima componente nel lavorare con questi due ambiti, anche di comunicazione ma anche di psicologia. Ma bisogna basarsi anche su delle fonti validate e su quello che ci dice la scienza. Quindi bisogna avere una grandissima capacità interpretativa e di trasferimento, impattando poi sulle variabili di sostenibilità, contesto psicosociale, anche credenze, perché noi diciamo no il debunking, però quando una persona ha creduto a delle ipotesi che effettivamente non hanno valore scientifico, smontargliele in maniera offensiva a tutti i costi non crea una buona compliance. E se io quella persona la voglio effettivamente aiutare per trovare una salute migliore con degli strumenti seri e validati, non la posso offendere e dirgli guarda sì, sono tutte scemenze, dai retta a me. Anche quello bisogna saperlo fare, non è facile, perché poi magari noi ci teniamo, all'ennesima volta che sentiamo quella sciocchezza è anche difficile trattenere il malcontento, come ad esempio, ma veramente dobbiamo parlare ancora di tiroide e metabolismo? Senti, non posso dirti di no, nel senso, allora, la tiroide è uno dei principali regolatori del metabolismo inteso in senso largo, cioè quello che gestisce proprio la velocità a cui agiscono le singole cellule, a cui agiscono i mitocondri, quindi a tutti i livelli. Infatti a volte i pazienti mi chiedono ma se la tiroide non va bene, che sintomi ho? Io dico guarda tutto, perché se funziona tanto poco hai l'estremo della sintomatologia che può avere l'essere umano. E il punto dove ci siamo andati a incagliare nella cultura generale è il fatto che se funziona poco la tiroide ingrassiamo. Quindi perché ci siamo arrivati secondo me? Da una parte la tiroide quando funziona troppo, e parliamo di ipertiroidismo, quindi patologia, in effetti è plateale il suo effetto, e lì c'è, perché c'è una perdita di peso, ho visto anche in un paio di mesi perdita di 15-20 kg, sudorazione, insonnia, perdita di capelli, abbiamo anche si chiama eretismo psichico, una parola un po' antica, però c'è proprio una sovraeccitabilità della persona che ti entra in studio, in ambulatorio, tu lo vedi che è un ipertiroidismo, lo sai già che analisi trovi, è palese l'ipertiroidismo, è anche molto affascinante dal punto di vista medico, perché è una di quelle patologie che ti fanno amare l'endocrinologia e capisci come un singolo ormone, in questo caso sono praticamente 2, FT3, FT4, alterano tutto, dalla psiche anche le ossa, perché l'ipertiroidismo si va a smangiucchiare l'osso e va in osteoporosi se protratto, e quindi questo c'è ed è plateale. Nel momento dell'ipotiroidismo non c'è questo eccezionale opposto di questi sintomi, c'è più stanchezza sicuramente, potrebbe esserci comunque perdita di capelli, irregolarità del ciclo mestruale in entrambi i casi. L'accumulo di peso, se c'è, tendenzialmente è molto lieve e moderato, e di solito è per un edema, cioè un edema diffuso dovuto principalmente a un accumulo appunto di liquidi dovuto per esempio al fatto che vengono meno perfusi i reni, quindi c'è proprio più liquido in circolo. Di base la fame non aumenta come succede nell'ipertiroidismo, in cui però paradossalmente perdi peso perché c'è un aumentato metabolismo, potrebbe un po' ridursi il senso di fame, quindi in realtà c'è anche un introito che non è per forza aumentato di cibo, anzi, però essendoci una forte stanchezza potrebbe esserci una riduzione dell'attività fisica, anche del NEAT, quindi insomma il movimento spontaneo. Però in realtà se vai a cercare anche negli studi non c'è questa grande correlazione tra aumento di peso e tiroide e ipofunzione tiroidea in particolare, e posso dire che invece una cosa che stiamo scoprendo è che nell'obesità, persona già obesa, c'è un aumento del TSH, che è uno dei marker di funzione tiroidea, perché è un feedback negativo con quella che poi è la vera funzione tiroidea, che sono il rilascio di FT3 e FT4. Quindi vedendo un TSH un po' più alto uno dice allora non funziona la tiroide, perché poi uno si basa su quello, e no. Nella persona con obesità c'è una resistenza dell'ipofisi, che è la nostra ghiandola master che si trova centro cervello più o meno, visto che risponde poco agli ormoni circolanti, allora alza il TSH, perché è come se non li sentisse e dice guarda che serve più stimolo alla tiroide e prova a rilasciare più TSH, ma è una causalità inversa. È l'obesità che causa una resistenza centrale e quindi si alza il TSH, ma non è che trattando quel TSH, da linee guida è proprio controindicato trattare quel TSH con l'eutirox, se si può dire, nome commerciale, con la levotiroxina,
perché non vai a curare l'obesità, è controindicato, poi ci sono appunto anche gli effetti avversi del dare levotiroxina se non c'è bisogno. Tra l'altro l'edema può essere anche in soggetti non per forza sovrappeso. No, ma infatti non è correlato al peso, non è statisticamente significativo l'aumento di peso durante un ipotiroidismo. E senti, è una domanda da ignorante, può avere una forma sia acuta che cronica? Allora, di base l'ipotiroidismo tendenzialmente è cronico, tende a essere progressivo cronico perché la causa più comune è la tiroidite di Hashimoto, tiroidite cronica autoimmune, che è veramente tanto comune, una donna su 20 si stima ce l'abbia, quindi è più facile trovarla. In tutto il mondo? Mi sembra di sì. Ora non ti so dire se è il mondo occidentale perché magari le statistiche sono un po' biased, mi vado a leggere quelle che interessano a me, giusto. magari, giustamente. Però la causa più comune è questa, che è un attacco autoimmune progressivo cronico, e quindi il TSH, se vai a vedere una persona nel tempo, va alzandosi, che vuol dire che piano piano sta andando in ipotiroidismo. E quindi in questo caso è cronico progressivo. Acuto, sinceramente, mi viene in mente solo un caso, che è la tiroidectomia. Devi levare la ghiandola perché hai tendenzialmente un tumore o un gozzo multinodulare, si leva chirurgicamente, da un giorno all'altro non hai tiroide, e quindi lì devi iniziare subito una terapia sostitutiva a dosi fisiologiche. Senti, in ambito di allenamento, ma in realtà devi sapere che ovviamente intorno all'esercizio fisico poi ruotano tutta una serie di interessi e di informazioni legate alla salute e l'efficienza in generale, no? E ho sentito parlare spesso anche del legame tra ipotiroidismo e una mancata efficienza di termoregolazione. Cioè, ho visto, però ovviamente non ho le competenze che hai tu e non ho approfondito più di tanto, che sembra che fare esposizioni controllate per cercare di migliorare l'efficienza di termoregolazione aiuti i soggetti ipotiroidei. Ti devo dire, questo non lo so dirti che ha ruolo nella termoregolazione e nell'uncoupling di proteine che portano poi alla formazione di calore corporeo. Questo si vede molto nell'ipertiroidismo, in cui c'è tanta funzione tiroidea e c'è proprio intolleranza al caldo, quindi sudano sempre, Sì, queste persone, si tantissimo. spogliano. Nell'ipotiroidismo si dice intolleranza al freddo, è molto meno pronunciata perché, ripeto, non è plateale come l'ipertiroidismo, però potrebbe essere in effetti correlato, però devo dire che questo dato non ce l'ho. Perché negli ultimi anni ho trovato molto interessante anche l'utilizzo di queste pratiche qua per cercare di ristimolare i depositi di grasso bruno. Cioè noi avevamo questo grasso bruno, conservavamo questo grasso bruno che ha un potere metabolico molto forte, cioè, lo conservavamo fino a una media di 15-16 anni. Sembra che negli ultimi 20-30 anni, per comfort climatico, iniziamo a perderlo prima. Però, siccome ha un sacco di qualità, stavo vedendo che ci stanno delle ricerche in corso su se tramite esposizione controllata al freddo si può in qualche modo recuperare sia l'accumulo di grasso bruno, sia appunto incrementare la funzione tiroidea. Ti posso dire sì, cioè l'esposizione a freddo attiva il grasso bruno, però non direi che passa da tiroide, quindi forse questa è una cosa parallela, però in generale il grasso bruno, uno dei suoi stimoli all'attivazione, cioè appunto quell'uncoupling che dicevo, che è a livello biochimico, però sostanzialmente quel grasso diventa energia termica. Certo. Quindi ci liberiamo del grasso, diciamola così, lo sciogliamo grazie all'energia termica che diventa ATP sostanzialmente, che è la nostra molecola di energia base. Però è proprio il freddo, non mi sembra passi dalla funzione tiroidea e dall'azione della tiroide. Ho capito, è interessante, magari nei prossimi anni verranno fuori un po' di cose. Devi sapere che in ambito sportivo e di performance atletica, lo dico perché non vorrei che qualcuno che è fan come al solito tira fuori l'assolutismo che l'esposizione controllata al freddo è la panacea di tutto, perché un po' c'è stata questa ondata. Non so se hai mai sentito parlare di Wim Hof. No? Wim Hof è fondamentalmente un recordman che ha iniziato a esercitare queste pratiche di esposizione controllata al freddo, immersione nel ghiaccio, eccetera, e in parallelo ha scritto un libro e ha tirato fuori delle performance davvero incredibili, anche molto bizzarre, quindi la maratona nel deserto senza bere o esposizione al ghiaccio, mi sembra 2 ore e passa, eccetera. A un certo punto ha tirato su un team di personale sanitario, ha cominciato a vedere anche l'effetto sulla cascata cholinergica, quindi la capacità antinfiammatoria, anche sull'aspetto psicologico, tutta una serie di cose che sono molto interessanti, vanno approfondite, ma secondo me, come al solito, ne è venuto fuori un sensazionalismo eccessivo che sembra che
quella cosa chissà che fa. Sembra che ci siano diversi benefici, io ho avuto a che fare, però da lì appunto a dire che chissà che svolta, come diciamo a Roma, probabilmente serviranno altri 20 anni di ricerche. Senti, quindi diciamo che incolpare l'ipotiroidismo per l'aumento di peso non ha senso. No, tendenzialmente non posso dirti di sì. Ci sono dati rilevanti su eventuale regressione dell'ipotiroidismo tramite l'esercizio fisico? È possibile? Bisogna vedere sempre la causa dell'ipotiroidismo, cioè se hai elevato la tiroide ovviamente non c'è più la ghiandola che produce, quindi devi prendere terapia ormonale sostitutiva che è la levotiroxina. Se c'è una tiroidite nel momento finale di patologia, ovviamente si vede all'ecografia la ghiandola è come se non ci fosse più, è proprio a volte diciamo smangiucchiata al paziente per far capire, atrofizzata, sì, e a volte neanche si rileva proprio più all'ecografia. In una fase un po' più precoce in cui magari gli anticorpi sono positivi, quindi la diagnosi di tiroidite c'è, ma l'ipotiroidismo che eventualmente è successivo, e questo va spiegato perché i pazienti non hanno capito molto bene questa cosa, le persone non sempre capiscono che tiroidite non vuol dire ipotiroidismo e viceversa, una è una causa, una è un'eventuale risposta, conseguenza. Ecco, in una fase iniziale in cui abbiamo gli anticorpi e quindi stanno iniziando a dare un danno alla tiroide, ma come dico io poi alla persona, guardi, forse fra 5 o forse fra 30 anni la sua tiroide non funzionerà più, non lo sa nessuno, quindi magari l'attività fisica, visto che ha nel suo effetto, ha nel medio-lungo termine effetti antinfiammatori, potrebbe, non so dirti se ci sono dati in letteratura, potrebbe ridurre l'attacco autoinfiammatorio alla tiroide, però sinceramente vabbè, sicuramente dati. Può avere effetto sull'edema e sull'obesità. Quello sì, anche se c'è un ipotiroidismo importante, considera l'ipotiroidismo, ti parlo di spinto, porta anche al coma. Visto persone un TSH dovrebbe stare tra 0,4 e 4. Mi ricordo sempre questa persona anziana, la prima in cui ho visto un TSH molto alto, era ancora in reparto di specializzazione, con TSH 100 è entrata in coma e non dovevi fare chissà che terapia d'adrenalina eccetera, abbiamo dato l'Eutirox, cioè la levotiroxina, è sempre il nome commerciale più comune, ce ne sono altri ovviamente, e si è ripresa quando è stata sostituita la sua funzione tiroidea. Ho capito, e invece, visto che abbiamo parlato di edema e obesità, il rapporto tra il grasso corporeo e eventuali disfunzioni, anomalie sugli estrogeni? Annosa questione, devo dire. Allora, l'accumulo di adipe nel corpo porta sempre a un eccesso di aromatasi, che è un enzima che converte gli ormoni steroidei in estrogeno, quindi tendenzialmente una persona con obesità è anche un po' più estrogenizzata. Poi se uomo o donna la situazione ovviamente cambia, e per questo motivo da una parte nelle donne l'obesità è correlata ad alcuni tumori dovuti magari ad eccesso di estrogeni, come può essere il tumore della mammella. Nell'uomo l'eccesso di estrogeni tendenzialmente porta a ipogonadismo, quindi c'è un eccesso di estrogeni, sempre la famosa ipofisi che produce tante cose, in questo caso non produce le gonadotropine e le HFSH, non c'è lo stimolo sui testicoli della persona e non c'è testosterone in circolo, e quel poco testosterone che viene comunque a circolare viene convertito in estrogeni nel tessuto adiposo, quindi sono persone un po' più estrogenizzate, uomini in questo caso un po' più estrogenizzati. Tutto questo estrogeno in circolo, appunto i rischi più o meno sono questi maggiori, poi ce ne sono comunque altri dovuti allo sbilancio ormonale, perché anche nella donna può dare problemi di ciclo mestruale, ovviamente un eccesso di estrogeni, perché serve una ciclicità molto finemente regolata di ormoni nella donna per avere un ciclo mestruale, quindi un eccesso di estrogeni non può essere ovviamente qualcosa che favorisce una ritmicità di LH-FSH e quindi di estrogeni e progesterone da parte del corpo luteo che è nell'ovaio. Quindi da questo punto di vista, quindi scusami, perché magari è interessante, è scientificamente impossibile avere un ciclo regolare e un'anomalia di estrogeni? No, non ti posso dire scientificamente è impossibile, questo non te lo posso dire, però dipende dalla ciclicità che si ha dal punto di vista ormonale. È una ciclicità ormonale, chi è in amenorrea per vari motivi potrebbe essere o ipoestrogenizzata, parlo soprattutto di amenorree ipotalamiche che possono essere da ridotto introito di calorie o eccessivo attività fisica, che poi sono un po' non sempre due estremi, però sono due cose diverse che agiscono sull'ipofisi. Oppure potrebbe esserci troppi estrogeni, ma c'è per qualche motivo una mancanza di regolarità dell'ipofisi, che può essere un problema primitivo dell'ipofisi, oppure può essere nella PCOS, per esempio sindrome dell'ovaio policistico. Gli estrogeni vengono prodotti, ma visto che per di nuovo motivi della patologia non c'è una ciclicità di LH-FSH, non viene selezionato un ovulo, quindi non c'è mai il progesterone che aumenta. Ho capito.
E in questo caso, agendo sulla composizione corporea tramite attività fisica e nutrizione, ci sono degli effetti migliorativi o anche lì la patologia prende il takeover e... Quindi stai parlando di attività fisica in cui comunque non c'è perdita di peso, non c'è riduzione di adipe? No, io dicevo in generale perché prima abbiamo visto, no, le disfunzioni legate alla tiroide e il fatto che si può agire sull'edema e il sovrappeso, ma difficilmente questi due stimoli che cambiano la composizione corporea, magari lo stato edematoso, ma non riescono a essere efficienti sulla disfunzione tiroidea. Mi chiedo che anche nell'ipogonadismo, le disfunzioni estrogene della donna, se comunque se l'attività fisica e la nutrizione agiscono sulla composizione corporea, riescono un pochino a ristabilire una situazione fisiologica, o anche lì se c'è ipogonadismo, c'è ipogonadismo. Allora, nel caso della donna, se passiamo dalla perdita di grasso, quindi di adipe in eccesso, la ciclicità mestruale torna di solito. Parliamo anche poi di quello che poi è la sindrome dell'ovaio policistico di solito. Sì, in quel caso sì, è reversibile. Quindi il legame c'è. È reversibile, sì, no, è reversibile, anche perché se parliamo anche di condizioni in cui c'è insulinoresistenza, l'insulinoresistenza è anche ovarica, nella sindrome dell'ovaio policistico è ovarica, per quello c'è a volte iperandrogenismo, quindi eccesso sia clinico che biochimico di androgeni. Se recupera insulinosensibilità all'ovaio, torna tutta la ciclicità mestruale e anche ormonale, che è quello che è a monte della ciclicità mestruale. Nell'uomo tendenzialmente sì, è reversibile comunque, poi ci sono studi su come fai perdere peso, tantissimi studi per esempio sulla chetogenica a bassissime calorie, la VLCKD con sigla inglese. Si è visto che facendo perdere peso con questo tipo di presidio medico, perché è un presidio che va seguito da medici perché appunto è bassissime calorie, c'è un miglioramento proprio della qualità della spermatogenesi, c'è un miglioramento dei parametri all'analisi del liquido seminale, quindi ci sono tantissimi studi di stampo andrologico su perdita di peso tramite VLCKD, che visto che però riduce il peso, c'è sempre questo bias, cioè ha ridotto la quantità di adipe e quindi è stata la VLCKD a migliorare i parametri seminali o è la riduzione di adipe? Non lo sappiamo. E quindi con l'attività fisica sicuramente, per quanto sia non super efficiente nel creare un deficit calorico, magari per esempio può migliorare l'insulinosensibilità muscolare, che quello aiuta molto spesso a una ciclicità anche ormonale, soprattutto nella donna. Allora, visto che abbiamo tirato fuori questo discorso sulle very low calorie, com'è Ketogenic diet, sì. Ti faccio una domanda e poi ci rilacciamo il discorso anche di quante se ne dicono sul cortisolo in relazione all'attività fisica e alla nutrizione. In quei casi lì, chiedo, può essere che c'è un miglioramento anche perché il corpo va in una condizione di grande attivazione dell'asse adrenergico e quindi magari solito pattern, magari SHGB, quindi molecole che vanno a legare il testosterone libero per emergenza? Ci sono tanti studi al riguardo, alla fine trovi miglioramento di qualunque parametro durante la VLCKD, chi la fa come medico la spinge tantissimo perché ha dimostrato qualunque cosa, perché hanno fatto tanti studi, quindi i gruppi che lo fanno, il gruppo di Napoli, il gruppo anche a Roma, ci sono tanti gruppi che si occupano di VLCKD. Chi lo fa l'ha studiata in ogni ambito, da appunto la fertilità umana al miglioramento di parametri cardiovascolari, e ti può dire che migliora sempre tutto perché passa anche da riduzione dell'infiammazione, che è alla base di tantissime patologie. Quindi, questo sì. Però negli obesi? Di solito si usa nell'obesità, sì. Lo so, io purtroppo sono un po' in diretta verso l'obesità, parlo sempre di quello. No. No, ci tengo perché poi magari, sai, la persona va a digitare, vede che fondamentalmente sono regimi, da quello che mi ricordo io, estremamente restrittivi, dove vengono assicurati tramite supplementi, integrazione o anche flebo tutto quello che è micronutriente essenziale. Molto spesso ci sta ci deve essere, nella prima fase di attacco ci deve essere comunque la parte di integratori. Però ecco, penso che persone di lieve sovrappeso in fisiologia non c'è proprio indicazione medica. Quindi... Perché ripeto, è medica l'indicazione, non è fare dieta, è un presidio medico, potrebbe essere un farmaco. Sì, perché poi vedi, a volte le informazioni vengono sempre prese per assoluto, no? Pure sul digiuno intermittente c'è stata quella piccola popolazione che ci ha avuto un calo di proteina C reattiva, un aumento dell'albumina, ipertrofia muscolare, con tutto che erano a digiuno per 12 ore. Poi la persona che prende quell'informazione racconta: no, perché il digiuno ti fa questo, quando... Bisogna anche valutare, a volte c'è questa cosa, a volte no. Negli studi su digiuno intermittente non sempre viene indicato la fase del giorno. Sembra che spostare tutta l'assunzione di cibo più verso la sera, quindi magari mangiare da mezzogiorno alle 20 oppure
versus farla tutta precoce nella giornata, mangiare dalle 8 alle 16, sembra che dia risultati diversi, però io non posso non pensare che il cronotipo di quella persona influenzi pure la sua risposta, perché una persona che è abituata a essere attiva e svegliarsi presto e comunque dalle 18 termina la sua attività, secondo me si trova meglio con un digiuno intermittente fatto presto nella giornata. Però purtroppo non secondo me, perché non trovo riscontro in letteratura in cui hanno prima capito il cronotipo e poi selezionato in che braccio di intervento mandare la persona. Allora, speriamo che non avvio una conversazione di 16 ore. Ti spiego, il discorso del ritmo circadiano e dell'andamento del cortisolo interessa tanto in ambito di ginnastica, di esercizio fisico, di biohacking, per quelli che hanno voluto mettere il termine sensazionalista, però si occupa sempre di strumenti che ci interessano per l'efficacia fisica. Perché? Perché a un certo punto sono comparse effettivamente dei papers che davano valore anche a come viene stimolato il nucleo suprachiasmatico, quindi anche l'attivazione della luce e anche lo stimolo tramite la nutrizione, quindi effettivamente ci sono delle differenze a seconda di quanto viene rispettata la circadianità. E una cosa forte di questo argomento qui qual è? Il jet lag. Cioè, se non fosse vero che alterare il nostro ritmo circadiano porta comunque un impegno per l'organismo, il jet lag non farebbe nulla di male. Invece esiste il jet lag psicosociale, dove chi ha ritmi più disordinati, magari fa le notti, sbilancia anche solo a livello di timing i momenti di sforzo, la nutrizione, effettivamente è più portato a patologie infiammatorie croniche. Però ovviamente anche questa è un'informazione che non può essere presa in assoluto, non possiamo tirarne fuori un dato anche lì sensazionalista. Quindi allora chi fa le notti gli verrà il diabete, quindi chi mangia di notte starà malissimo. È sempre una cosa molto da contestualizzare, anche perché, come dicevamo privatamente e lo ripeto qua, in atteggiamenti disfunzionali in relazione al cibo e all'esercizio fisico ci sono tante sfumature che non sono di interesse clinico, perché non rientriamo nei criteri del disturbo del comportamento alimentare, ma tantissima gente, tante persone hanno un atteggiamento verso il cibo e verso l'esercizio fisico che non è totalmente funzionale. E questo secondo me dimostra anche appunto spiega più che altro la difficoltà che abbiamo tuttora a ritagliare una parte di esercizio motorio per la salute e scinderlo da quello che è performance atletico-sportiva. Questo ancora c'è una grandissima difficoltà. Però a un'altra cosa che si dice spesso anche sull'andamento del cortisolo, che ovviamente l'attività fisica intensa, protratta, potrebbe iniziare a stimolare eccessive secrezioni di cortisolo, che a quel punto diventerebbero più controproducenti che benefiche. Nel senso, a un certo punto l'attività fisica diventa più catabolica, è comunque catabolica, ma non vorrei dire una scorrettezza scientifica, però qual è il senso? La giusta intensità e volume ti porterà a uno stimolo d'accrescimento, di organizzazione fisiologica, per la quale avrai dei miglioramenti. Se superi una certa soglia, sembra che queste secrezioni di cortisolo addirittura riescono ad annullare il beneficio, che ci trovo senso. Cioè, non è che uno può avere un livello di attività fisica, no, serve il recupero, certo. Serve il recupero. Quindi nell'esercizio, ti dico, ci stanno tante cose che si dicono su questo ormone. Diciamo, il cortisolo, partiamo dal presupposto che il cortisolo è un ormone di risposta allo stress. Ovviamente l'attività fisica dovrebbe essere uno stress, nel senso comunque deve rompere un'omeostasi, che poi è la base dell'endocrinologia, tutto deve tornare all'omeostasi, qualunque ormone fa di tutto per tornare al suo livello, al suo range di normalità, no? Per quello esistono poi feedback negativi, era lo stesso motivo del TSH di prima, che si alzava se funziona poco la tiroide, perché prova a stimolarla. In questo caso il cortisolo a un evento stressogeno come può essere l'attività fisica risponde alzandosi, in particolare risponde l'ipofisi di nuovo, oggi parliamo di ipofisi, rilasciando ACTH, che è l'ormone che va a stimolare i due corticosurreni, che sono le due ghiandole sopra i reni, non si chiamavano surreni, e quindi risposta con aumento del cortisolo. Allora, nel momento dell'esercizio in acuto, sì, c'è un picco di cortisolo, addirittura può superare anche i livelli di quello che poi è la patologia, che è il sindrome di Cushing o morbo di Cushing, che
essendo patologia ovviamente diversa, è disregolata ed è di solito una massa o dell'ipofisi o del surrene in cui il risultato finale è un cortisolo, una cortisolemia costantemente elevata ed ha dei sintomi importanti, cioè proprio ridistribuzione del grasso in senso centrale, e sto parlando della patologia, quindi il grasso si mette soprattutto sull'addome e non più gluteo-femorale o comunque in periferia, quindi addome. Di solito si crea anche il cosiddetto gibbo di bufalo, che è l'accumulo retronucale. Le strie rubre, quindi una sottigliezza della pelle, perciò strisce rosse sull'addome. Potrebbero venire complicanze metaboliche come ipertensione, diabete, osteoporosi, perché il cortisolo va a agire su tutti i tessuti, come quasi tutti gli ormoni vanno un po' su tutti i tessuti, ed è molto catabolico, quindi si mangia l'osso e va a alterare anche la funzione cardiaca, la funzione renale, assolutamente forte funzione renale anche il cortisolo, perché è simile all'aldosterone, che è un altro ormone che va sul rene. Ecco, in tutto questo, il picco che ti fa l'esercizio fisico, se poi seguito da abbastanza riposo, porta velocemente a un ritorno a livelli normali di cortisolo. Sono dei picchi dovuti a uno stress che in quel momento ha bisogno di cortisolo, anche perché il cortisolo, fra le varie cose che fa, essendo un ormone controregolatorio e contro rispetto all'insulina, si dicono gli ormoni controregolatori, aumenta la glicemia. Così come il GH, così come il glucagone, sono tanti gli ormoni controregolatori, perché è un controllo ridondante. A noi serve molto di più avere una glicemia buona rispetto a bassa, che è un ormone solo abbassa la glicemia, che è l'insulina. Vabbè, ci sarebbe anche l'IGF-1, però un po' 4 alzano, giusto? Sì, praticamente sì, perché GH, cortisolo, glucagone, l'adrenalina anche, il primo controregolatorio. L'adrenalina è definita un ormone? Sì. Sì, anche se del sistema neuroendocrino, però sì. Comunque rilasciata dalla parte del surrene interna, che è quella che si sviluppa da aree che sono le stesse che poi vanno a formare cervello e nervi in realtà, però è proprio un gap tra la parte neuro e la parte endocrino. Quindi... Però ecco, chi la chiama neurotrasmettitore non sbaglia. No, è giusto. Okay. È forse anche più giusto, però agisce anche come ormone, sì. Nel senso che agisce a distanza, l'ormone è quella, la caratteristica molecola che agisce a distanza rispetto al sito dove viene rilasciata. Quindi il cortisolo fa dei picchi nell'attività fisica, giustissimo, costantemente alto, non giustissimo, o è una patologia, o c'è anche lo pseudo-Cushing. Lo pseudo-Cushing è una situazione in cui c'è un cortisolo costantemente mediamente elevato, magari a dei primi test di screening per il morbo di Cushing risulta anche positivo il test di screening, ed è una cosa che succede a chi ha per esempio obesità, a chi consuma grandi quantità di alcol, a chi prende certi tipi di psicofarmaci, si chiama pseudo-Cushing, anche chi ha depressione. C'è un livello mediamente aumentato, che poi si può dimostrare con studi di secondo livello che non c'è una massa che produce, ma c'è una condizione più o meno funzionale o disfunzionale, che sono l'elenco che ti ho fatto ora, che causa questo aumento in cronico. Invece un'altra condizione in cui aumenta in cronico è per esempio l'overtraining, perché in quel caso è una risposta di stress continuo in cui la persona non sta recuperando il volume di allenamento. In questo caso c'è un costante lieve incremento di cortisolo che porta anche a disfunzione di tutto il resto dell'ipofisi, perché il cortisolo agisce molto fortemente su tutta la produzione ipofisaria. Quindi che succede? C'è l'ipogonadismo, quindi per le donne non c'è il ciclo mestruale, e quella potrebbe essere chiamata amenorrea ipotalamica, o in questo caso è la REDS in realtà, cioè la triade dell'atleta che si chiamava prima, che sarebbe la riduzione di tutte le funzioni ipofisarie per eccessivo allenamento, succede anche nell'uomo. Riduce anche il livello di funzione tiroidea, riduce il suo feedback sulla CTH, che è il suo stesso ormone, insomma porta a una disfunzione generalizzata che potrebbe essere anche uno dei marker dell'overtraining, in cui non abbiamo in realtà una diagnosi. Devi essere molto bravo tu, soprattutto allenatore, a riconoscere che la persona che hai davanti costantemente stanca, non per disfunzione ormonale primitiva, ma perché si sta allenando troppo, il volume di allenamento è eccessivo. Guarda, io penso che nei prossimi anni si approfondirà tanto un altro tema, che forse è quello che ha portato tutta questa confusione sul cortisolo, che è quello dell'effettivo andamento e potere e efficienza che ha un organismo, un soggetto, di attivare tutte le reazioni più legate all'attività vagale parasimpatica e quelle più legate alle fibre ortosimpatiche. Perché io non me lo spiego, te lo chiedo anche a te che sei medico, se tu scrivi heart rate variability su PubMed, l'ultima volta c'erano 23.000 pubblicazioni. Non se ne parla mai. Io sono molto appassionato di HRV e è interessante quello che hai detto, perché sto scoprendo che forse quello che noi vediamo come un'efficienza aumentata del recupero non avviene perché magari quella persona
ha più o meno secrezione nel cronico di cortisolo, anche se al di fuori della patologia, ma probabilmente semplicemente ha più efficienza nell'organizzare le funzioni legate al sistema parasimpatico, quindi legate al recupero, la digestione, il sonno, il rimodellamento, la ricostruzione della matrice extracellulare, perché quello non è uguale per tutti. Ci sono delle persone che recuperano di più. Tra l'altro, una cosa molto interessante che a me mi ha illuminato, quando io ho iniziato a studiare queste cose, ho capito che le condizioni di stress non sono in assoluto condizioni di agitazione e incapacità di rilassamento, ma anche incapacità di agitarsi. Quindi ho cominciato a vedere anche l'efficienza della salute in relazione all'attività fisica come un asse da far oscillare. Quando una persona riesce a attivare tanta sforzo, concentrazione, impegno, abilità, se vuoi anche agitazione, e avere altrettanto tanta capacità di recupero, riposo, eccetera, coincidenza sono persone che poi a livello di composizione corporea cambiano molto velocemente. Ti faccio un esempio banale: la persona che fa uno sport, magari qualsiasi sport abbastanza intenso, però nelle ore di recupero un sonno così, un'alimentazione magari ricca di carni trasformate, poche fibre, pochi cibi idratativi, che succede? Quella persona a tutti gli effetti, in un contesto di recupero per miglioramento della composizione corporea, è qualitativamente meno efficiente di un altro soggetto che queste variabili sono positive. E noi ignorantemente abbiamo sempre detto perché mantiene magari un pochino di secrezione di cortisolo più alta. In realtà forse questo non è vero, non c'entra nulla, perché come ci insegni tu si muove in condizioni un po' più rilevanti, però effettivamente ci stanno queste differenze di efficienza nel recupero che a questo punto si vedrà nei prossimi anni, che sono più legate al sistema nervoso autonomo piuttosto che alla stimolazione ormonale. È difficile isolare il singolo ormone. Io penso che sia in condizioni di persona senza patologia un interplay di vari ormoni e varie anche reazioni appunto tra il vagale, il parasimpatico e il simpatico. Non è una cosa isolabile, perché poi sì, io parto dalla patologia molto spesso quando parliamo, perché poi io sono formata su quello, certo. Poi ovviamente mi studio anche la fisiologia, cioè parti dalla fisiologia ovviamente per la patologia, però sono tutte variazioni sfumate quelle di cui parliamo nel soggetto sano. È tutto molto sfumato, quindi finché non c'è la patologia di base poi un medico non si preoccupa, però ti posso dire, ci sono studi che hanno dimostrato che c'è un anche ipercortisolismo, come diciamo prima, moderato in persone con depressione. Non capiamo la causalità. Non è che una persona che di suo ha un basale di cortisolo un po' più alto è più prona ad avere depressione, perché comunque sappiamo che le patologie psichiatriche hanno basi organiche e questa potrebbe essere la base organica della depressione. Oppure può essere il contrario, una persona con depressione nel tempo, dato che c'è questo stress psichiatrico di base, ha un aumento del cortisolo. Non lo sappiamo la causalità, però c'è questa correlazione. Quindi può essere da entrambi i lati, non possiamo né sottovalutare il cortisolo né dargli tutte le colpe. Certo. Finché una persona è sana non puoi dare tutta la colpa a nessun ormone. No, ma è interessante questa presentazione, perché appunto in tutto quello scenario che è sfumato tra funzioni nervose, funzioni circolatorie, vascolari, variabili legate allo stile di vita, variabili psicologiche, si capisce bene che le informazioni assolute sono fondamentalmente assolutamente sempre sbagliate. Quindi uno bisognerebbe far contestualizzare il discorso ormonale dall'endocrinologo. L'endocrinologo però, se inizia a dire no, l'attività fisica fa questo a questo ormone, già sta uscendo e sta pesando la parola male, perché entra in un'istruzione assoluta. Questo succede perché quando c'è un errore comunicativo, per me non c'è titolo, però quando arriva la persona, mi è successo un aneddoto che mi è stato raccontato: paziente che va in ospedale per un problema ai seni carotidei e passa un medico e gli dice evita i carboidrati perché fanno infiammazione, quello è un problema, perché tu quella persona non sai chi è, non gli hai spiegato nulla, non gli hai dato un contesto, non gli hai detto niente, informazione così. Quell'informazione è venuta da me e mi ha detto guarda che il medico mi ha detto questo. E che succede? Molti dei miei colleghi stanno anche zitti in questa cosa. Io, essendo personal trainer, questa informazione l'ha detta il medico. No, se è una sciocchezza per la quale tu sei allarmato, stai mettendo delle attenzioni, stai dando un valore, e non va bene. Ti posso dire, secondo me a volte
io cerco sempre di spezzare una lancia a favore, sono abituata a fare l'avvocato del diavolo anche quando non sono È d'accordo, giusto. però non è un'abitudine quando ero piccola. Potrebbe essere persone che danno questo, prendiamo proprio questo esempio, all'improvviso ti dico non devi mangiare carboidrati. Potrebbe essere stato fatto uno studio su una cosa in particolare in cui in effetti i carboidrati come intervento lì venivano levati e avevano un effetto positivo. Può essere, ma puoi generalizzare, è lì che ti devi fare la domanda prima di dire questa cosa. Posso generalizzarlo, posso applicarlo a questa persona, va comunicato differentemente, può mangiare ogni tanto questi carboidrati oppure mai più nella sua vita, perché è ovvio che se dai una informazione così a una persona mangerà carboidrati a un certo punto nella vita, ma non hai gli strumenti per capire se ne sta mangiando abbastanza, troppi pochi, troppi, ormai l'ho mangiata e finita. No, ma infatti va molto contestualizzato, come nell'esercizio fisico a volte si danno dei consigli estremamente generici, quindi arriva una persona da me che magari faccio una valutazione posturale sia in statica che in dinamica, che ha instabilità alle anche, i piedi che non si sa come poggiano, ma l'ortopedico mi ha detto devo fare isometria per il ginocchio, e gli dico questo ginocchio ha questi problemi perché anche i piedi stanno fuori di testa. Io in realtà tecnicamente sto facendo un abuso, cioè sto andando contro a un'indicazione di un medico specializzato in ortopedia. Poi succede molto spesso che se il paziente torna e dice guarda che il personal trainer mi sta facendo fare questo, l'ortopedico è entusiasta. Ah. I pazienti non tanto, perché la domanda che gli fanno di base è perché non mi hai detto prima? Però manca molto di contestualizzazione, di interpolazione tra le figure, e appunto queste sfumature vedi come si perdono e diventano indicazioni assolute nel caso di demonizzazione del cortisolo a tutti i costi. A me piace spiegare sempre al paziente, però capisco che non sempre hai un contesto in cui hai tempo di spiegarlo. Certo. E purtroppo molto spesso io non ho dall'altra parte un livello culturale adeguato per spiegarlo come vorrei. Certo. Quindi mi rendo conto che alcuni miei colleghi devono banalizzare l'istruzione di nutrizione che stanno dando. Io stessa comunque per prima visita do un'istruzione di base a chi ha diabete, che è un foglio prestampato con dieta, cosa per cui ogni volta mi sento male, fa male il cuore dare un prestampato, perché glielo dico anche alla persona, a me dispiace dare un prestampato, le serve un dietista o un dietologo, però una prima idea di base ce la può avere da questo. E già sto allungando tantissimo il discorso, questo lo dico ogni volta alla persona, perché comunque è troppo rigido come foglio. È ovvio che non è vero che non deve assumere i seguenti alimenti, ma deve ridurli molto, perché molto spesso è più che dovresti spiegare la giusta quantità di ognuno, la giusta frequenza, ma non sei il dietologo, cioè io in quel momento sto facendo diabete, capito? Guarda, sono d'accordissimo. È più facile dire non mangiare la pizza, però non è realistico. No, ma sono d'accordo. Infatti secondo me un contesto utile per dare informazioni migliori sono i social. Cioè, se hanno tutto questo potere in negativo, possono avere anche tutto questo potere in positivo. Però, come ti dicevo inizialmente, prima di iniziare a registrare, noi che ci teniamo tanto alle informazioni corrette, tanti di noi stanno andando dalla parte opposta, e comunque la comunicazione non è buona, perché è non dare retta a loro. Sì, quindi che devo fare? Sì, Ok. è giusto, si perde la fiducia in tutti, anche in chi ti dice non dare retta a loro, perché dici vabbè, allora tu sei l'altra Esatto. sponda, l'altra bandiera, e io a quale devo dare retta? Tutto dipende. Perché anche se me lo spieghi magari come persona che fa altro nella vita, non ho gli strumenti per capire comunque che tu in realtà hai ragione magari. Certo. Comunque, tornando al discorso dell'overtraining, per esempio, perché parlo di variabilità cardiaca? Perché il parametro della variabilità cardiaca fondamentalmente è una misura che rileva gli intervalli in millisecondi tra un battito all'altro. E uno dei modi veloci per valutare uno stato di overtraining è proprio che la variabilità cardiaca in quei soggetti crea una distribuzione estremamente espansa. Sembrano quasi extrasistole. Cioè i battiti hanno intervalli molto molto ampi in confronto al battito precedente. Sembra perché ci sia una sovraregolazione vagale. Cioè l'ipertono vagale relativo, che è una cosa benefica che avviene dopo l'esercizio, in quei contesti là è una sovraregolazione continua cronica, finché ovviamente c'è l'overtraining, cioè cronica nel senso nel contesto di overtraining. Ora, io queste cose l'ho viste, ci stanno dati, vanno approfonditi perché è un parametro comunque abbastanza nuovo, quindi sicuramente bisogna approfondire. Però in ambito almeno di efficienza fisica in relazione allo sforzo e al recupero, secondo me è molto prezioso e prendere a piede. Poi non so se sai, ne ho parlato nell'episodio con la kinesiologa che ha fatto la tesi sull'heart rate variability. Nell'esercizio non sta andando di moda perché chi fa esercizio intenso
non gli piace che viene fuori. Perché l'Heart Rate Variability, se tu lo usi come strumento e poi ti impari a leggere i parametri, senti l'atleta ti dice guarda, non recuperi. Oh, e quindi? E loro fanno la review su YouTube e dicono non funziona, io sto benissimo. Ah, beh sì. Ed è un problema. No, è la stessa interpretazione dei dati del sensore glicemico fatta così a caso. Sì, non iniziamo con i sensori perché sono Sì. abbastanza Sì, immagino, sì. polarizzata, diciamo. Quindi, a parte il discorso di comunicazione che ovviamente giustamente faccio sempre uscire negli episodi del podcast, tu innanzitutto come la vedi l'attuale comunicazione, ovviamente sui social, perché secondo me è lo strumento primario, e voglio sapere anche una tua opinione sul futuro prossimo, cioè secondo te effettivamente sta migliorando la cultura e la consapevolezza di questi argomenti o ancora c'è da fare? Forse il problema è un circolo vizioso, nel senso io ti parlo della mia bolla, perché ognuno ha una bolla. La mia bolla sta migliorando tua? perché ho capito che posso farla migliorare io, nel senso se vedo il mio Instagram di 10 anni fa, seguivo tutte altre persone e avevo anche idee di me stessa diverse, perché poi cambia anche la percezione che hai di te se segui solo bodybuilder e non sei un bodybuilder, ma anche se lo sei, sarai sempre inadeguato. Perché poi quello che vedi è il momento di peak season, che sono 10.000 video fatti in un mese e tutto spalmati nell'anno, vabbè, questo lo sappiamo. Però insomma le bolle vanno migliorate, perché tanto ci sarà sempre chi dice la cavolata ma super convincente e quindi comunque il Certo. seguito ce l'ha più di chi dice le cose giuste. Ci sarà sempre il professorone che però è adulto, è molto adulto e non sa comunicare sui social, quindi peccato, perché in realtà poi vai al suo congresso e magari al congresso comunica anche bene ma non saprebbe farlo sul social. Certo. Servirebbe magari una mediazione di questo, anche le società scientifiche potrebbero comunicare meglio molto spesso, perché dovrebbero essere comunque l'apice della conoscenza su quel tipo di patologia o di ambito, magari in Italia, poi europea, ci sono vari tipi di società scientifiche. Quindi ti posso dire, da quello che vedo nella mia bolla va meglio, va sempre meglio, la mia bolla è sempre più diretta verso certi ambiti che mi interessano, però bisogna sapersela creare, bisogna rendersi conto se la propria bolla ti sta facendo crescere o no, e quindi fisicamente levare il follow a chi è una persona o un account che ti fa sentire male con te stesso, che ti mette in sicurezze. È anche una cosa di igiene della propria vita, igiene social in questo caso, che è un argomento che non intraprendiamo mai, perché poi parlo dei millennial, ma in realtà anche quelli un po' più piccoli, veniamo subito a contatto con i social, noi siamo venuti già un po' più grandi, quelli più zoomer e alfa stanno venendo in contatto da molto giovani con i social. Nessuno ci ha mai spiegato e dato strumenti per capire come funzionano i social, e invece a un certo punto qualcuno lo dovrebbe sistematizzare un pochino, e se non lo fa nessuno lo faccia ognuno per se stesso, che però servono gli strumenti di nuovo anche socioculturali per capire cosa stai facendo, cosa stai vedendo, come ti può far crescere. Io ci tengo tanto a questa cosa del crescere, nel senso, sto tante ore in macchina in questo periodo della mia vita perché lavoro molto in giro, quindi sto sulla media di 600 km a settimana da mesi, sì. Quindi una cosa che io avrei assolutamente non tollerato sarebbe stato sprecare queste 7-8 ore in macchina ogni settimana della mia vita. Uno spreco di ore. Cosa ho fatto? Ho cercato podcast che mi facessero crescere come persona, non sono più ore buttate, perché sono ore in cui sì, devo guidare ma posso ascoltare, certo non posso guardare, né Certo. posso leggere, ma posso ascoltare. E ho conosciuto tanti podcast, ma anche persone che poi facevano i podcast, ci sei anche tu in mezzo, in cui poi tu cresci come persona, come conoscenze, è bellissimo. E poi parte lo scambio, magari una volta che chiudi la macchina ovviamente, e cominci a chattare con queste persone. Ma fa parte di un percorso di autoconsapevolezza in cui tu ti rendi conto di cosa stai facendo della tua vita, dove vuoi andare con quello che stai facendo ora. Poi secondo me un'altra cosa che è molto utile è proprio il fatto che fondamentalmente le persone iniziano a studiare con te, nel senso, anche io come te anni fa avevo altre idee, seguivo altre persone, ero molto più rigido sia con i clienti sia con me stesso. Quando poi ti rendi conto, vogliamo trasmetterlo, nel senso, guardate che siccome ci sono passato in questa rigidità sulla forma fisica, sulla performance e sull'aspetto, adesso che ho capito e anche sofferto le rigidità varie, ti dico la cosa in sé com'è, perché magari tu ci hai messo anni di studio e di esperienze, però lo puoi trasmettere magari in mezz'ora. Sì, 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 assolutamente.
Poi la base della conoscenza umana, se ci pensi, è una cosa che mi Scambio. sconvolge sempre. Sì, lo scambio, anche segnare scritto cosa imparare ai libri, sono millenni spesso di conoscenza. Anche solo il concetto di saper leggere è una cosa che mi affascina tantissimo. Sapendo leggere tu hai accesso alla conoscenza umana finora, sei sulle spalle dei tuoi avi. Ora diventa filosofica la cosa, però è giusto, dovremmo imparare dai più grandi, anche da chi c'è stato prima, e penso sia un discorso un po' da genitori, siamo passati nella fase ormai adulta in cui noi diciamo non toccare il fuoco perché tanto ti fai male, ma tanto poi lo deve toccare. Sì, sì, infatti sì, comunque c'è un'esperienza personale che va fatta, perché se no si crea proselitismo. Sì. E quindi no, cioè comunque l'informazione una la più corretta possibile, poi va esperienziata, come si dice, va esperita. Esperita. Io chiudo dicendo ancora una volta sul discorso della somministrazione dell'esercizio fisico, perché ho fatto una storia ultimamente, ma magari non l'hanno vista tutti. E adesso l'esercizio fisico se ne occupano personal trainer, kinesiologi, persone che hanno fatto o il percorso di laurea o sono aderenti alle norme del CONI tramite un ente di promozione sportiva per la loro disciplina. E io personalmente ho lavorato anche con condizioni patologiche. Perché? Mi hanno chiesto perché. Perché sembra di fuori, dice, ma tu lo puoi fare? Che succede? Che una volta che la persona fa fisioterapia per la propria patologia, condizione clinica, eccetera, e viene ritenuta autonoma di svolgere le funzioni base, viene abbandonata, non ha più diritto a fisioterapia, e quindi poi le persone, i pazienti, vanno a cercare qualcuno per fare esercizio motorio. Quelli che sono un pochino più pronti, centro sportivo, palestre. Quelli che invece magari non riescono manco a uscire di casa, trovano qualcuno chiedendo ai medici. I medici consigliano, spesso si trovano bene e creano la loro schiera di professionisti che raccomandano spesso. A volte non si trovano bene, e purtroppo questa è una cosa che ci tengo a dire anche qua, oltre che nella storia, spesso danno consigli loro, perché sicuramente sono più competenti delle persone improvvisate che hanno incidentalmente incontrato, però comunque è scorretto, perché l'esercizio motorio è molto complesso, e anche in relazione a quello che dicevi tu, non può essere consigliato e spiegato in un istante. Cioè, il foglio di linea guida base ci trovo molto senso che lo dà un'endocrinologa o una diabetologa, o una dietista no. Una dietista deve stare là 1 ora e mezza a fare educazione alimentare. Stessa cosa, lo capisco che un ortopedico dice guarda, devi fare stabilità del ginocchio e dell'anca, principalmente in isometria. Poi però il kinesiologo, il personal trainer, il posturologo fa la sua valutazione e programma esercizio motorio, che magari può differire anche leggermente da quello che ho detto l'ortopedico. Quindi poi le cose sul campo sono molto diverse, è proprio quella la differenza. C'è un consiglio dato dal medico di base: fai attività fisica prevalentemente aerobica, può cambiare molto quando tu ti rivolgi a un professionista della salute, e deve cambiare molto, perché si fa difficoltà. A volte le persone mi guardano e dire però il medico mi ha detto questo, lo so, e io sto lì mezz'ora a spiegare in modo da guadagnare fiducia, però sarebbe anche bello che nella cultura generale ci fosse proprio più fiducia nell'esercizio fisico, che viene anche smontata da chi si occupa di esercizio fisico a volte, come dicevamo prima, ma mi trovo sempre a parlare di questa cosa. Se spingi tanto è normale che ti fai male, se vuoi i risultati devi stare lì mattina, pomeriggio e sera, devi fare la dieta giusta, devi fare l'allenamento giusto, cioè tutte queste cose motivazionali, oltrepassa i tuoi limiti, eccetera eccetera, che No, bisogna sempre vedere poi l'obiettivo comunque, cioè finché fai uno sport a livelli alti ti prendi il rischio di avere un infortunio, sei anche seguito da un team magari, però l'obiettivo è vincere la competizione o quella performance. Se sei una persona che alla fine l'obiettivo è stare bene, e per stare bene ti provochi overtraining, ti provochi infortuni, ti provochi disturbi del comportamento alimentare, anche quelli non codificati ancora da DSM-5, che è il nostro manuale di disturbi del comportamento, di disturbi psichiatrici, la vigoressia, l'ortoressia, comunque sono disturbi nel senso che non ti permettono di avere una funzionalità quotidiana adeguata, quindi rientrano nei disturbi. Ecco, lì devi un attimo rivalutare di nuovo cosa sto facendo ora, perché lo sto facendo, qual è il mio obiettivo futuro, quello passa da quello. Invece, ricollegandomi a quello che dicevi prima, le palestre della salute in teoria sono qualcosa che è stato deciso a livello nazionale, che è declinato a livello regionale, visto che la sanità è regionale,
non c'è, non è organizzato, sembra che la Regione Veneto sia messa un po' meglio, abbia un suo sito su cui tu vai a cercarti la tua palestra della salute, però per esempio io che lavoro in Puglia posso dire che ho scritto mail e PEC e nessuno mi ha mai risposto. Sul sito della sanità pugliese non esistono palestre della salute, quindi poi devi avere la sensibilità tu medico, che non sei stato istruito al riguardo, di capire che devi, per una patologia cronica metabolica, che sono le mie, dare indicazioni di attività fisica, e quindi ti cerchi i tuoi kinesiologi. Mi sono cercata i miei AMPA Sì, in zona, me li sono cercati io, però sarebbe molto meglio, come ci stiamo cercando di auspicare tutti, che l'esercizio fisico sia prescrivibile. Ora vengo dal congresso della Società Italiana dell'Obesità Nazionale, terminato una cosa come 4 ore fa, appena terminato, e ci siamo detti come fare a prescriverla eccetera, però manca sempre quel piccolo step di vera attuabilità, quindi ora ce lo diciamo, che è già un passo in più. Sappiamo chi è il kinesiologo, perché prima non si sapeva, adesso sappiamo anche la differenza tra fisioterapista e kinesiologo. Uno è professionista sanitario, l'altro è una figura che comunque è professionale ma non è sanitario. Sappiamo che uno stabilizza, l'altro agisce nella stabilità, e però manca il punto in cui diciamo comunque come intervenire. Se non sappiamo cos'è un RPE, come facciamo a scrivere l'RPE a cui deve lavorare quella persona? Ci manca comunque un pezzo di conoscenza. Potremmo demandarlo al kinesiologo? Secondo me sì, ma almeno dare le indicazioni OMS per essere una persona attiva penso che sia il minimo che si può mettere in ogni referto, per esempio. Poi gli esempi di attività fisica, se vuoi li inserisci, se vuoi ne parli, ma almeno gli dai un'idea che è una prescrizione medica. Io lo scrivo perché è una prescrizione medica per me l'esercizio fisico. Guarda, sì, ma secondo me, cioè la mia honest opinion è no. Cioè dovrebbero essere molto più tarati su quello che dà la vera efficienza, cioè la spontanea. Cioè secondo me l'educazione che può fare il medico è sulla spontanea. Ti spiego perché. Secondo me un paziente, soprattutto se non è proprio non ha nessuna intenzione di avvicinarsi all'esercizio fisico, può avere in effetti un po' antagonista da una raccomandazione sull'esercizio fisico, perché molti sono anche egoici, sai, no, a me non mi serve, mio nonno è morto a 120 anni, guarda che se fai il bicchiere di vino, altro che esercizio fisico. Quella persona lì, ce ne sanno tante, Sì. o comunque una persona che magari non ha mai fatto un movimento in vita sua, la prescrizione del movimento può anche arrivare come devi dimagrire. Però l'attività fisica spontanea è una cosa che secondo me c'ha un sapore più importante. Cioè se io ti dico scusa ma tu stai seduto in ufficio veramente tutte e 9 le ore? Sì. Poi vai in macchina, c'è il parcheggio dell'ufficio e a casa stai seduto? Sì. Beh, però capisci che stai seduto fondamentalmente tutto il giorno? A livello psicologico è più forte ed è più devo fare qualcosa. E quel qualcosa non è una cosa che fa parte di un altro schieramento di quelli che si allenano, tipo mio fratello che sta sempre in bicicletta, perché poi facciamo tutti i compartimenti, tutti i schieramenti, tutte etichette. E la cosa buona secondo me sarebbe il consiglio generico e, come hai detto tu inizialmente fuori dalla trasmissione, sul divertimento e la sostenibilità. Cioè l'OMS dice questo: un certo livello di attività aerobica con debiti di ossigeno e l'allenamento contro resistenze per contrastare sarcomenie eccetera eccetera. Però siccome deve essere una cosa che tu ti devi portare avanti negli anni, non ti fissare sulle 3 ore a settimana, non ti fissare sull'attività in palestra, perché se trovi una cosa che ti diverte e già inizi a fare un quarto d'ora un giorno sì un giorno no, mantieni quello. Guarda, questa è una cosa che fanno in pochi, Ma sai quante volte mi si illuminano quando gli faccio l'esempio di cosa può fare? E comincio con camminare, nuoto, tennis, perché gli butto in mezzo uno sport, comunque meno capisce, ballo. Sì, non ci pensa Contentissimi, signora, nessuno. vada a ballare, va benissimo. Perché deve essere una cosa che, essendo una patologia cronica, perché ripeto, io vedo obesità e diabete sostanzialmente, quello se la deve portare appresso per i prossimi 30, 40, 50 anni, a seconda di chi vedo. Poi sono un po' più strong con chi è giovane, il mio paziente medio ha 60-70 anni, però quando mi viene la persona con diabete, soprattutto se tipo 1, ed ha meno di 40 anni, gli dico tu potresti stare alle Olimpiadi, non esiste che non fai niente, che per dare un impatto iniziale. Certo. Poi ovviamente glielo giustifico nella sua vita, gli spiego che deve essere una cosa, se non ha costanza in quello che farà, per me è sostanzialmente inutile, anche nella gestione di quando è l'obesità, che mi perdi peso nel prossimo anno e poi lo fai in maniera non sostenibile, è peggio, Certo. perché mi perdi muscolo e grasso perdendo peso per la 1/3 rule, quindi 1/3 del peso perso è sempre muscolo, per quanto puoi attuare tutti i Soprattutto modi negli migliori. obesi. Sì, e infatti poi c'è l'obesità sarcopenica, che è un altro enorme argomento su cui ho fatto la tesi di specializzazione e ci tengo tantissimo, perché io con l'attività fisica, per mio interesse personale, è sempre stata una cosa sola, non per motivi di studio accademico.
e ci tengo a fargli capire che devono fare qualcosa di sostenibile, di divertente e magari con una progressione, ma la cosa che dico più spesso è sostenibile sia per la dieta che per l'attività fisica. Sì, perché lo devono mantenere. È come le persone che hanno il classico dolore cronico da postura, no? Faccio un esempio banale, piede quasi piatto, una certa catena muscolare debole, una tendenza a sviluppare un certo fastidio, tensione dolorosa lieve, cioè molto al di fuori della condizione patologica. Quella persona in genere gli si dà un esercizio e questo ti fa sempre, cioè questi 2 o 3 esercizi, bene o male, devi portare avanti tutta la vita perché c'hai questa struttura qua, la devi compensare. È molto simile come discorso, cioè essenziale, fondamentale, ma anche sostenibile e divertente in modo che lo mantieni veramente per sempre. Tu vuoi aggiungere qualcosa? Allora, la cosa della bolla ci tengo tanto, quindi costruirsi ognuno la propria bolla, chiedersi dove stiamo andando come persone, singolarmente, perché come società è un po' troppo grande come domanda, però qualunque cosa che facciamo chiederci qual è l'obiettivo, quindi stiamo facendo un'attività fisica, dove mi vedo facendo questa cosa? È una cosa sostenibile, è una cosa che mi porta a quello che voglio? Stessa cosa per la nutrizione, stessa cosa per lo stile di vita, perché lo stile di vita che abbiamo oggi è molto spesso obesogeno e diabetogeno. Quando io vedo la persona che fa il camionista, che mi dice io sto seduto tutto il giorno e lì veramente non può interrompere la sedentarietà, è difficile per me, nel senso non tanto come prescrizione e dirgli no, comunque ti fermi ogni ora e ti alzi, è proprio mi dispiace perché è un tipo di stile di vita che purtroppo è obesogeno, ma una persona che fa quel lavoro spesso non ha modo di cambiare tipo di attività e quindi è un po' più difficile, si agisce un po' più sulla dieta, ma sull'attività fisica purtroppo è difficile appunto. Insomma, cercare di non infilarsi in situazioni in cui poi lo stile di vita non è adeguato. Noi come esseri umani dobbiamo comunque cercare di fare altro oltre al lavoro e se purtroppo lavoriamo tutto il giorno come a volte più o meno è obbligato, non stiamo ottenendo il meglio che possiamo dalla nostra vita. È un discorso un po' filosofico, non so se non è neanche in linea forse con l'endocrinologia, ma l'endocrinologia è tutto secondo me, è olistica, è ciò che fa tutto il corpo, quindi ci tengo a tutto della vita della persona. Sarà molto interessante vedere però se, mi sa che tu qualcosa hai pubblicato di questo, l'attività motoria da lavoro dà benefici come l'attività motoria come intrattenimento. C'è stata una discussione su questo al congresso, quindi le storie di cui stai parlando si riferiscono a una discussione sulla sedentarietà in cui si dimostrava come lavori pesanti, fisicamente pesanti, che passano dal muratore, passano dall'essere la persona che fa i servizi in casa, persone che ti dicono io mi stanco al lavoro, ed è giusto che ti stanchi al lavoro, sembra fossero correlate a un aumento del rischio cardiovascolare, mentre una persona che è volontariamente fisicamente attiva ha un ridotto rischio cardiovascolare. E quindi la domanda che ho fatto al relatore è stata: ma è aggiustato per esempio tipo di dieta? Perché una persona che fa il muratore spesso non ha una dieta adeguata, va a mangiare quello che capita, non si porta la cosa fatta bene da casa, perché succede, non è uno stigma o niente, è proprio quello che succede, perché a volte è di un livello socioculturale più basso e quindi non sa neanche cosa dovrebbe mangiare o le frequenze o le quantità. E quindi no, la risposta è stata no, in realtà non è stato aggiustato per dieta ed era tutto autoriferito, quindi magari quello è un lavoro che a volte mi succede di dire anche alla persona, lei al lavoro si stanca ma non fa attività fisica, che magari non lo puoi dire al muratore, però spesso il lavoro è stancante, io torno da 12 ore da ambulatorio stanca, Certo. che la cosa mi devasta psicologicamente perché non ho fatto attività fisica ma non riuscirei a farla in quel momento perché sono stanca e di nuovo va rivalutato se quella giornata è sporadica o va fatta sempre, perché io non potrei tutti i giorni fare quella giornata, non sarebbe uno stile di vita corretto e quindi faccio in modo di non farlo spesso, però se lo faccio scientemente, so che quel giorno è il giorno di riposo, torno a casa e mi devo riposare, non posso inserire altro. Io come consiglio su questo discorso della bolla individuale aggiungo una cosa e mi riallaccio a quello che dicevo all'inizio, che lo strumento più bibliografato come prevenzione della salute manca a volte di palpabilità, cioè faccio attività fisica ma sì, so che fa meglio, invece ci devono essere delle indicazioni di miglioramento della qualità della vita, sul sonno, sulla stanchezza, su ovviamente la consapevolezza corporea, la percezione, anche l'irritabilità, cioè l'attività fisica deve portare a un benessere psicologico. E uno dice, ma come lo capisco? Cioè, che la fai facile, c'ho il lavoro, le relazioni, eccetera. Una cosa la puoi capire se riesci a sentire più forte i momenti di irritabilità. Perché noi più siamo stressati, più siamo conservativi, abbiamo più tolleranza, più apatia o un'agitazione costante, eccetera. Quando queste cose sono più forti e più reattive, già è un sintomo di efficienza. E poi ripeto, la stanchezza, il sonno,
Cioè dormire bene e riuscire a fare una giornata con più energia è una cosa che può essere utilizzato come marker. Prima facevo attività fisica e stavo in un modo, sta migliorando. Se non sta migliorando, fondamentalmente magari l'accoppiata da stimolo somministrato a livello motorio e recupero non è corretta. Quindi cioè deve essere tangibile, secondo me, deve essere palpabile il miglioramento, non può essere lo faccio perché so che mi fa bene, deve essere riscontrabile, oltre che trigliceridi, colesterolo, glicemia, deve essere riscontrabile come qualità della vita. Quello è un buon motivo, più del numerico, perché lo so quanto è importante, però immagina quanto è diversa per un soggetto l'informazione che guarda finalmente la glicemia è scesa sotto 100. E magari invece quello dice sì, io finalmente dormo 7 ore e riesco a giocare con mio nipote senza stancarmi. No, la performance è una cosa a cui tengo tantissimo, perché a vista chiedo il basale e a volte non riesco a fare le scale, non esco mai a camminare, con tutti i benefici che dà la sola esposizione al sole. Quindi dico, signora, lei cammina in casa, ok, però mi devi uscire in sicurezza, perché ripeto, pazienti anziani, quindi sono quelli che a rischio di caduta e non è che posso fare uscire e fargli fratturare il femore, però in sicurezza mi devi uscire. È complesso il paziente che vedo io, perché diabetico, non mi piace aggettivare, con diabete, con obesità e fragilità varie oltre queste, quindi comunque esce e non sempre è poi accompagnato, è ipovedente, ha ipoacusia, quindi è molto complesso, però devi ottimizzarlo per lui o lei, non gli puoi dare il prestampato, questo intendo. E quindi ci parlo, gli dico, tu da qui esci, che cosa farai? L'ultima volta abbiamo detto con una persona che veniva per obesità, abbiamo degli obiettivi quando escono da visita, c'è sempre obiettivo di peso che decido io, che è di un tot % in tot tempo, obiettivo di attività fisica che decidiamo insieme, e di solito è avviare qualcosa di attività fisica. Ho detto, se non esci da qui, se non mi dici dove ti iscrivi e cosa fai, perché deve essere tangibile. E un obiettivo di dieta in quel caso era riconoscere quando ho una pressione sociale nel mangiare. Ottimo. Perché abbiamo già analizzato un pochino di quello che sarà il lavoro del dietista, cioè dov'è il tuo problema nel seguire una dieta corretta. A volte emotional eating, c'è night eating, c'è grazing, vanno sapute queste cose, un minimo di domande per identificarle. E sono tutte cose che vedrai nei prossimi anni verranno apportate anche all'esercizio, perché ci sta uno scarico di coping, di stress psicologico che viene riversato sull'esercizio. Quindi ci stanno diversi soggetti che esagerano o ci tengono a stare lontani da alcuni tipi di stimoli per preconcetti legati alla propria condizione psicologica, anche di identità a volte. Quindi io sono Massimo e sono quello che spinge sempre e comunque lo sforzo fino al vomito. C'è una grossa parte psicologica che è simile all'emotional eating, però si riversa sull'allenamento e non sul cibo. Poi una cosa interessante che sui pazienti che ti riguarda, io noto che a volte non sono neanche troppo supportati a livello familiare. Cioè, io ho lavorato con degli anziani e un paio di volte ho avuto aneddoti spiacevoli del tipo cacchio, ma mo esce, si muove, gli dobbiamo stare presso. Prima stava fermo, stava ferma, era più facile. Che brutta cosa, però succede. Lo so, serve comunque, fa parte anche quello dell'ambiente obesogeno, perché la tua famiglia non ha modo di supportare, perché non ha modo, perché i figli sono grandi e lavorano, i nipoti magari non hanno modo di stare con la nonna. È una difficoltà socioculturale, di nuovo, perché se tu hai abbastanza soldi, diciamola così, metti una persona che sta con quella persona, con il soggetto di cui stiamo parlando, oppure lo fai andare in strutture di comunità, si può risolvere, ma se hai soldi. E quindi c'è la parte socioculturale che incide su questo. Grazie, ti ringrazio tantissimo, sicuramente abbiamo fatto molta luce e i tuoi interventi sono stati molto preziosi per capire proprio quanto peso dare ad argomenti di endocrinologia e quanto a volte la spariamo grossa in relazione a movimento, nutrizione, metabolismo, che ci stanno 1000 contesti da analizzare e approfondire. Grazie a te, grazie per il lavoro che stai facendo con questo podcast. Grazie, spero che sia molto seguito. C'è stato un momento dove siamo arrivati secondi nella categoria fitness. Siamo arrivati perché ovviamente è costruito da tutti gli ospiti che vengono. Ti ringrazio ancora. Continua a pesare le parole. Certo, sicuramente, anche tu. Assolutamente sì. Ce la metto tutta, ma ti dico di più. Sicuramente l'anno prossimo sarò più bravo di oggi. Bene, ottimo. Alla prossima.
Ciao!